Ciao ragazzi, allora oggi sono qui ancora con Marco Balla che mi ha portato una sorpresa, è lì dietro, che controlla la camera perché come al solito trapila, non va, funziona, comunque insomma dovremmo starci dentro. Ho un U110 della Roland, e vabbè diciamo io, ho un ricordo, un affetto particolare perché è stato una delle prime cose che ho utilizzato, diciamo che mi sembrava, dopo l'FM, dopo il DX7, dopo quelle cose lì, mi sembrava una cosa, insomma, sembrava un piano, nel senso più, insomma, così un po' lontano magari del termine, però in certi contesti io mi ricordo che si poteva usare, insomma, ecco, era utilizzabile. Poi chiaramente la sua natura è quella, così in classico stile Roland, quella di fare un po' di tutto, cioè nel senso che era uno strumento, che serviva per suonare un po' tutto, no, e doveva così coprire più o meno tutta la gamma di suoni dei quali avevamo bisogno tutti quanti. Poi aveva l'opportunità di ricevere 4 card e nelle card chiaramente, come spesso succedeva ai tempi negli strumenti di quel periodo, poi si trovavano delle perle, nel senso che ogni tanto c'erano delle cose veramente molto, molto interessanti. Qui ce ne sono un po', adesso intanto facciamo una scorsa di un po' di suoni, un po' di pianoforti di diversa natura che sono più o meno tutti questa ferrosità. Faccio anche un honky tonk. Questo è un acustico più morbido. E comunque io questa qui la usavo anche con un gruppo. Avevo una Elka che mi prestava un mio carissimo amico, Francesco Poli, che saluto tanto, che aveva una Elka, una Master molto bella con i tasti pesati e suonavamo con questo qui. Che era suo anche quello, io non avevo niente, però avevo l'altra tastiera, quella sopra era mia, era un SY 85 se non ricordo male. Poi iniziavano i piani elettrici, chiaramente. Di questi piani elettrici, diciamo misti, vibrafoni. Chiaramente la prima parte era molto, diciamo appunto, un po' General MIDI come mentalità. Chitarre di ogni tipo. I classici slap dell'epoca. Beh, questa è una puntata veramente per nostalgici, vecchi, balordi proprio. Perché c'è nel senso, ecco, questa è proprio quella roba lì. Ce ne sono chiaramente di slap bass, ce ne sono 120, no, perché è importantissimo. Questo invece è quello suonato. Facevano anche i dischi, queste robe, ragazzi. Classico fretless. Fretless ho detto. Fretless. Scusate, questa puntata qui è veramente ilarità e basta, perché insomma, dal punto di vista del suono, per carità, avete sentito, ci si può fare tutto, ci si possono fare anche delle cose. Ci siamo messi lì, abbiamo
ci siamo divertiti a fare l'introduzione, mi sono inventato un po' di cose così al volo, chiaramente per un utilizzo, diciamo, di divertimento. E poi vabbè, c'è da dire che dopo andremo un po' nel dettaglio, in realtà alcune di queste cose suonano ancora bene, perché comunque sai, come spesso dico, queste cose avevano un loro suono e una loro forza, che all'epoca doveva stare insieme agli altri in contesti dove il suono era anche bello deciso, quindi insomma non è che fossero degli strumenti senza personalità. Chiaramente qui insomma, ecco, queste cose sono un classico di quel periodo lì. Anche di cori ce ne saranno 82 tipo. Strings. Chiaramente live all'epoca funzionavano, no? Sentiti adesso fanno un po' quell'effetto, siamo abituati ad altro. Però, ecco, gli organi, appunto, queste cose qui, prima o poi ne beccheremo uno rock, lo sento che sta arrivando, ci siamo quasi. Aspettate che metto il microfono, a questo punto se devo stare così metto il microfono qua, è inutile che lo tenga. Vabbè, comunque, trombe di tutti i tipi. Sax, quelli lì. Non so se vi ricordate. Eccolo qua. Brass. Flauti. Flauti sono sempre belli. Alla fine vanno sempre bene. Ecco, poi c'erano queste cose classiche dell'epoca. Con tutti gli stoni etnici. E le batterie. Ecco, poi andiamo a questi sono gli internal, li abbiamo già visti tutti. Ecco, adesso entriamo in questa card che in realtà qui si comincia a ragionare, perché qui è una card di synth e ci sono un po' di suoni che arrivano dall'eredità del D50, quindi fantasia. Allora, mi stava dicendo Marco, tra l'altro, che è una cosa importantissima che mi stavo dimenticando di dirvi. Ora noi stiamo sentendo i suoni asciutti in solitaria. In realtà se ne possono mettere 6 insieme e oltre ad aver rimessi 6 c'è la questione che possiamo unirli chiaramente in una multi, in una combi, chiamiamola come vogliamo, e però si possono anche fare uscire separatamente i suoni, perché ha molte uscite dietro, quindi si possono proprio separare, e questa è una cosa insomma per certi versi importante anche nell'eventualità di un sequencer che lo piloti e tutto il resto, insomma. Queste cose qua erano proprio, ecco, vabbè, si sa che Roland è maestra di bells, diciamo. Queste cose qua sono. Poi cori. Ecco, diciamo che qui ci sono dei synth un po' più Calliope, vabbè, un grande classico. Ecco, questi qui synth.
insomma questi con un po' di effetto sopra, lavorandoci un po', non è che insomma hanno la loro efficacia. Sono tutti Pizza Go Go, un classico anche quello. Fantabel, e qui ragazzi comunque vabbè, soliti discorsi, dici: "Sì vabbè, tanto dici sempre le stesse stupidate", però in realtà adesso sentendo in cuffia c'è, la profondità di campo c'è, non è uno scherzo, nonostante fosse uno strumento diciamo di fascia bassa. Questi son belli, c'è una bella ecco, poi ci sono queste forme d'onda che si possono utilizzare per unirle chiaramente e fare poi delle multi. Sarà ce ne sono un po'. C'è di tutto. Poi intanto partono queste cose qui. E rallenta. Ecco, allora qui la questione è questa: questo arnese costa una cinquantina di euro, lo trovate a niente. Il problema è che le card costano 150 euro l'una, quindi questi suoni che vi sto facendo sentire in realtà sono l'Eldorado dell'ingegneria sonora. Non lo so, ci sono queste cose che io veramente fatico a comprendere, queste cose che riguardano un po' questi periodi storici del passato dove veramente ci sono alcuni ambiti in cui i prezzi sono veramente assurdi. Queste card della Roland, ma in generale le card delle tastiere costano tantissimo. Non si sa perché, sembrano come se fossero insomma, dei feticci del passato, non lo so. Vabbè, comunque, cioè in realtà suona così, quindi nel senso non è. Ecco, questo è uno dei motivi per cui questa card costa. E questo suono qua, che ricorderete in miliardi di brani. Questa è una cosa che, insomma, per carità, uno può anche dire: "Voglio quel suono lì, quello lì che suonato dall'Ud 110, perché mi piace come suona, come lo fa l'Ud 110". In realtà non era l'Ud 110 a fare questo suono, però siccome lo faceva bene, perché effettivamente lo riproduce bene, molti lo cercano, insomma, così si dice in giro. Poi dopo però ci sono queste cose. Ora, vabbè, avete sentito però che messe in un certo contesto e utilizzate con un po' di cura, così, chiaramente non è che non abbiano, come dicevo prima, non è che non abbiano senso. Come stavo dicendo, hanno una profondità loro e quindi, come tutti i suoni, possono essere utilizzati, finisco le parole. Vabbè, insomma, ce ne sono un po' di queste cose. Questo per esempio. Ecco, poi ci sono queste cose qui, che son belle.
Questo intendo. Le macchine di quest'epoca qui avevano tutte comunque un suono bello, la qualità audio era sempre alta. Eccolo qua. Con questo siamo a posto. O no? Sì, sto scherzando, perché? Perché questo è l'ultimo video che farò uscire prima di andare in vacanza. In vacanza, nel senso, in realtà sono in giro a suonare, quindi vacanza da YouTube, nel senso che salterò qualche settimana, adesso vediamo, poi tutte le volte dico così, ma poi non resisto e metto qualcosa. Però in generale volevo prendermi una pausa per poter fare le altre cose, prepararne per poi a settembre ricominciare. Comunque, vabbè, avete capito. Quindi se mi vedete dire delle cose fuori luogo, no, però c'è più vibrato, capito? Beh, alla fine, insomma, io mi ricordo che sì. Ecco, poi c'è questa card dedicata alle batterie. Che ti dirò, adesso come adesso, vi dirò, adesso come adesso, cioè potrebbe anche essere interessante. Vabbè, queste sono cose che per lavorare possono servire. Comunque, vabbè, diciamo che con le card si completa un po' un mondo che ha fatto quell'epoca lì, che avevano in tanti, che hanno usato in tanti. Si andava in giro con dei rack con 10 di queste cose qua e si tirava fuori un suono di piano, uno, col pad. No, scherzo, avevano la loro potenza e la loro identità. Quindi io, insomma, in realtà questo era diciamo un modo per salutarci, saluto anche Marco che è qui con me, ringrazio Marco che me l'ha portato per fare questo video e in generale, insomma, spero possiate passare una buona estate, stare meglio che si può, insomma la situazione a quanto pare si sta aggiustando, adesso spero quando farò sto video si stava aggiustando, adesso speriamo si sia aggiustata. E quindi insomma, niente, ci vediamo presto e passate il miglior tempo possibile, suonate il più possibile, spero che suoniate il più possibile. E niente, se vi piace quello che faccio, questo video sicuramente non farà iscritti perché tutti diranno vabbè sei un pirla che parla a caso, però insomma, questo è per quelli che mi conoscono, poi insomma le cose serie, se così si possono chiamare, le faremo in altri video. Quindi vi saluto, Roland U110 e niente, vi ringrazio come sempre, siete sempre gentilissimi tutti. Un abbraccio forte, a presto, ciao ciao.